Magari anche tu hai pensato che per trovare un bel posto dove vivere sia necessario andare in capo al mondo. Però non sempre è così. A volte sottovalutiamo quello che abbiamo vicino o non lo guardiamo proprio, come accade per il paese che sto andando a visitare adesso. Se non ti senti più a tuo agio con la vita che stai facendo, magari in città, vieni con me all'esplorazione di questo piccolo paese. Niente video romantici per turisti, ma analisi oggettive per capire il reale livello di vivibilità di un luogo. Perché i tramonti, le sagre o i piatti tipici possono essere piacevoli per un weekend, ma sono totalmente inutili per chi cerca un posto dove vivere. Mi sto dirigendo verso un paese in provincia di Bergamo, poco più di un'ora di auto dal centro di Milano. Ok, quando non c'è traffico come in questo caso. Siamo a San Giovanni Bianco, media Valle Brembana, 450 metri di altitudine, circa 4.500 abitanti. In questa valle ci sono 37 comuni con un totale di circa 40.000 abitanti. San Giovanni è il terzo per numero di abitanti. Diamo una prima occhiata facendo un giro del paese in auto e poi lo analizziamo in dettaglio. Misureremo anche una serie di parametri oggettivi che ci permetteranno di capire se è un posto dove vivere. Questa è la strada principale che attraversa longitudinalmente il paese e costeggia il fiume Brembo. All'inizio del paese si attraversa una zona con un misto di attività produttive, commerciali e abitazioni tipiche dell'espansione degli anni 60-70. Una cosa che balza subito agli occhi è la presenza di molte vetrine di ex attività commerciali ormai chiuse. I monti che fanno da cornice a questo paese sono molto belli. Di fronte c'è il Cancervo, 1800 metri, e poi il Monte Venturosa, 2000 metri. In fondo si vedono le montagne dell'Alta Valle. Una parte del paese è esposta a nord e in inverno riceve poche ore di sole, quindi ci sono zone piuttosto fredde. Lungo questa strada si incontrano alcune interessanti ville del periodo Liberty. La maggior parte sembra disabitata. Ci sono alcuni scorci lungo il Brembo che sono davvero spettacolari e non hanno niente da invidiare a molte località più blasonate. Analizzando i dati pubblici che ho trovato, San Giovanni Bianco è il tipico paese con un indice di vecchiaia piuttosto elevato. Ci sono 252 anziani ogni 100 giovani, quindi la struttura sociale è sbilanciata verso la terza età. Però qui, a differenza di molti altri piccoli comuni italiani, gli anziani possono vivere bene, ma lo vedremo più avanti. In paese c'è praticamente tutto quello che serve per la quotidianità e anche chi non ha l'auto non ha difficoltà. Diverso il discorso per gli abitanti delle frazioni, tutti aspetti che vedremo in dettaglio. Sugli immobili ci sono parecchi cartelli di vendita e i prezzi sono veramente bassi, ma anche questo aspetto lo analizzeremo in dettaglio più avanti. Riguardo alla sanità, c'è un ospedale con circa 85 posti letto con un pronto soccorso attivo H24. L'ho provato e più avanti vedremo com'è andata. Il reddito medio della popolazione è di circa 20.500 euro pro capite, in linea con la media della valle, ma inferiore a Bergamo città, dove è 26.000 euro pro capite. I collegamenti stradali con la città di Bergamo, e quindi praticamente con tutto il mondo, sono buoni, ma sono penalizzati dal traffico. Il centro ha un nucleo di origine medievale. La connessione digitale è invece ancora scarsa e la FTTH copre solo il 4,1% del territorio. Assurdo se pensi che diversi comuni dell'Alta Valle sono interamente cablati, anche se spesso la fibra non raggiunge ancora le abitazioni. Le connessioni miste, fibra e rame sono accettabili, ma sicuramente non paragonabili a quelle dei grossi centri urbani. La copertura 5G ha prestazioni piuttosto basse in tutto il paese. Le connessioni FWA sono buone, mentre la connessione Starlink è ovviamente ottima. Riguardo alla geologia del territorio, San Giovanni Bianco è in zona sismica 3, che significa pericolosità bassa, però una parte del territorio, circa il 12%, è in aree a pericolosità di frana elevata. Aspetto da considerare se vuoi comprare casa qui. Beh, qui il paese è finito. L'abbiamo attraversato tutto longitudinalmente. Torniamo indietro. La qualità dell'aria è generalmente ottima, con un livello di PM10 sempre molto basso. Il paese è pulito e ha una percentuale di raccolta differenziata superiore al 78%, livello eccellente, sopra la media nazionale. Anche dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico il livello è molto elevato e si contano circa 15 denunce ogni 1000 abitanti, la media nazionale è di circa 43. La strada qui a destra porta ad alcune frazioni molto belle e anche verso la Val Taleggio attraverso un bellissimo canyon. Ho fatto un video separato per riprendere alcune cascate di ghiaccio, lo trovi sul canale, guardalo. Qui stiamo arrivando nella parte centrale del paese.
In fondo alla strada c'è l'edificio della vecchia stazione. La ferrovia è stata dismessa, purtroppo, alla fine degli anni 60. Oggi molti la rimpiangono e c'è anche una raccolta di firme per ricostruirla. Però, realisticamente, bisogna considerare che le abitudini e le esigenze della gente sono cambiate, quindi non sarebbe in alcun modo sostenibile economicamente. Insomma, ad un'analisi superficiale sembrerebbe un buon posto dove vivere. Vedremo se una verifica più accurata confermerà questa prima impressione. Per scoprirlo, non perdere i prossimi video. Iscriviti al canale, metti un mi piace, dai un hype, che è estremamente importante, commenta e condividi su altri social. E mentre aspetti il prossimo video, ti suggerisco di guardare questo.